È affascinante notare come le dinamiche dell'infanzia presentino numerose similitudini attraverso i secoli e i popoli. La civiltà dell'antico Egitto non fa eccezione, come testimonia la mummia qui presentata. Sebbene il sesso di questo bambino di 4-5 anni non possa essere determinato dall'analisi del DNA, l'iscrizione geroglifica recante il nome maschile Paschericnum ci fornisce una preziosa indicazione. La datazione al carbonio 14 indica che visse presumibilmente durante il periodo tolemaico-romano, dato confermato anche sulla base della decorazione del lenzuolo. Molta attenzione è stata prestata alla mummificazione. Gli imbalsamatori hanno inserito un bastone per stabilizzare il corpo, inizialmente in cattive condizioni strutturali. I resti furono acquisiti da Bernardino Drovetti all'inizio del XIX secolo. La decorazione del sudario è simile a quelle trovate nella necropoli tebana, risalente al periodo tolemaico o romano. Quindi, sebbene la provenienza originale e il contesto archeologico rimangano sconosciuti, è molto probabile che Paschericnum sia stato sepolto a Tebe. In quel periodo Tebe non rivestiva più un ruolo politico-economico significativo, ma restava un importante centro religioso e di culto, con i complessi di templi di Karnak e Luxor sulla sponda orientale del Nilo. Dedicato al culto di Amone e di altre divinità, c'era un vasto apparato sacerdotale, che eseguiva vari riti per il mantenimento dell'armonia religiosa. Sulla riva occidentale era invece situata la necropoli. Essere sepolti in quel paesaggio sacrale significava per il defunto la partecipazione all'offerta di rituali e al culto ancestrale, cruciale per l'esistenza eterna. Il testo geroglifico del sudario contiene un appello a Paschericnum, cui viene accostato il nome Osiride. Questa designazione identifica anche nell'aldilà il defunto come un seguace del dio. Si può quindi presumere che Paschericnum appartenesse a una famiglia d'alto rango, come il padre Pascherihor, il cui nome è citato nel testo, anche dal sudario decorato, originariamente dipinto in modo vivido, e dall'accurata imbalsamazione, il cui costo avrebbe potuto essere sostenuto solo da una famiglia benestante. Crescere un bambino nell'Egitto tolemaico-romano non era economico, come ci dicono in particolare i documenti greci su papiro. Anche l'istruzione era quindi appannaggio quasi esclusivo dei ceti medio-alti. Non vi era un sistema scolastico pubblico, bensì insegnanti privati. Paschericnum, a circa 4 anni, aveva probabilmente già iniziato ad apprendere i primi elementi di scrittura e lettura in demotico e greco. Ma, essendo ancora un bambino, il gioco costituiva una parte importante dell'educazione. I giocattoli, visti anche come simboli dell'identità culturale, potevano contribuire a impartire norme comportamentali e nozioni, in base a genere, età e classe sociale. Pane 6 oboli, fagioli 1 obolo, per il bambino 1 dracma, onorari dell'avvocato 44 dracme, spugna 1 dracma 5 oboli, melograno 1 dracma 6 oboli, vino 18 dracme, salsicce 2 dracme 2 oboli, pesce in salamoia 4 oboli, lupini 1 obolo, ingresso bagno mezzo obolo, un regalo 1 obolo, lumache 1 obolo, coloranti 2 oboli, una pentola 1 obolo, barbabietole 2 oboli, brodo mezzo obolo 2 cialci.